Vi è mai capitato di sentire un irresistibile bisogno di partire alla ricerca di quella libertà che la vita di tutti i giorni non ci riesce a dare? Io e il mio amico Fabio ormai da troppo tempo sentivamo questa esigenza e davanti a una birra in Piazza Vittorio a Torino decidemmo di prendere un biglietto aereo per cominciare a vivere il nostro sogno, un sogno americano. Eravamo stati altre volte negli Stati Uniti, ma decidere di percorrerli da costa a costa, a bordo di una macchina, seguendo le tracce della Route 66, è quanto di più banale e al tempo stesso iconico nell'immaginario di ogni viaggiatore. Gli States sono grandi, spazi immensi, strade lunghissime e a volte noiose, ma che offrono panorami sempre diversi, che spesso lasciano senza fiato, regalando emozioni uniche. Non amo particolarmente gli Stati Uniti delle grandi città, preferisco i paesini, quelli che si vedono nei telefilm, quelli che per me rappresentano l'America vera, con tutti i suoi miti e le sue contraddizioni. Ma credo di amare New York. Esistono come al solito più modi di visitare una città come New York. Ci si può affidare a una guida turistica o a un tour organizzato della città. Ma io e il mio amico non siamo fatti per queste cose. New York è fatta di volti e di realtà differenti, di Manhattan e Little Italy, di limousine e senza tetto. Ci si può limitare a vedere pericolose e a volte fatiscenti le stazioni della metro, ma ci si perderebbe l'incanto del blues suonato da 4 vecchietti di colore con strumenti e amplificatori di fortuna. Su un pullman turistico gli occhi sarebbero perennemente rivolti verso le cime dei grattacieli, ma camminando a bordo strada, usando i mezzi pubblici, si ha tempo per vedere la gente che vive realmente la città, di mangiare un hot dog agli angoli delle strade e vedere che i tombini fumanti non esistono soltanto nei film. Poi ci si sposta e il paesaggio cambia, e cambia di tanto. Rotta verso il Tennessee, alla ricerca della musica del whisky. I grattacieli lasciano spazio alle pianure e ai tetti bassi delle costruzioni tipiche della campagna, ai granai e alle tante distillerie sparse qua e là lungo tutto lo stato. Ma non puoi dire di essere stato in Tennessee senza passare da Nashville e Memphis. Qui la musica non l'ascolti, la vivi. Ti entra dentro e batte il ritmo del tuo cuore. La macchina fotografica spesso resta nello zaino e il telefono in tasca, perché sai che nessuna foto o video potrà mai trasmetterti la stessa emozione. Ma in un viaggio on the road è sempre tempo di ripartire. Il viaggio in macchina è parte integrante del viaggio, è il momento in cui si pianificano le tappe per i giorni a venire, in cui si cercano informazioni tramite guide o su internet, è il momento in cui ci si confronta, ci si confida e, perché no, a volte si litiga. Ed è così che ti accorgi di coprire enormi distanze, come quelle che ti fanno passare da uno stato all'altro, fino ad arrivare in Texas. Una giornata passata tra Dallas e Fort Worth ci permette di calarci nello stereotipo americano dei cowboy e dei longhorn, delle bistecche enormi e dei rodeo. Ma quando sei così vicino, non vedi l'ora di tornare in macchina, fare rotta verso Oklahoma City e da lì finalmente prendere la Route 66. La Mother Road non sempre è segnalata sulle cartine, a volte è solo una piccola strada insignificante che corre lungo l'autostrada, ma che affascina e ti rapisce col suo fascino iconico e le sue stranezze. Sì, come queste. Sulla strada sono tante le deviazioni. Santa Fe in Nuovo Messico, la Petrified Forest in Arizona, piccole deviazioni, ma che riportano sempre sulla Route 66. Qualche volta ci concediamo qualche deviazione più impegnativa, ma quando ti trovi davanti a uno spettacolo maestosamente unico, come quello della Monument Valley o del Grand Canyon, è facile dimenticare la sveglia presto del mattino e le ore interminabili passate in macchina a macinare chilometri.
Viaggiare on the road significa spesso accontentarsi di trovare un locale accogliente per cena, dove gustare un buon hamburger accompagnato di una birra, per poi andare a letto relativamente presto e ripartire altrettanto di buon'ora il mattino dopo. Ma non sempre va così. A volte non puoi fare diversamente. Quando la città che stai visitando si chiama Las Vegas, andare a letto presto significherebbe perdersi il fascino kitsch delle sue 1000 insegne luminose, dei suoi casinò e delle sue stravaganze. Il mattino dopo ti sembrerà di aver vissuto in un altro posto. La città sembra piombare in un anonimato che non le appartiene quando le insegne sono spente o meno visibili sotto il caldo sole del Nevada. E così, dopo una notte folle a Las Vegas, non restava che concludere il nostro viaggio facendo rotta verso la California. Dopo aver vissuto così tanti paesaggi diversi, mancava proprio il mare a mettere la ciliegina sulla nostra torta. Anni prima avevamo dedicato 2 intere settimane alla California, girandola in lungo e largo, ma questa volta la meta era la costa, andando a toccare le 3 città più importanti. La prima della nostra lista è San Diego, la città più in misura d'uomo tra queste, con i suoi leoni marini che dormono e si rilassano indisturbati, le sue spiagge, il clima perfetto e le navi della marina, che attrazioni per turisti e non, si ergono maestose sui moli accanto alla strada. Solo un paio d'ore di macchina e si arriva a Los Angeles, con i suoi miti e le sue tante identità. Quelle diversità che ti portano dall'opulenza e sfarzosità di Hollywood e Beverly Hills fino a Venice Beach e Santa Monica, e che racchiudono forse quello stereotipo di California che ognuno di noi ha imparato ad amare e ricercare attraverso i film e i telefilm. Percorrere la costa californiana a bordo di un'auto ti regala quel senso di libertà di estate che solo pochi altri posti sanno fare, offrendo la possibilità di perdersi in paesi e cittadine più piccole come Santa Barbara o Santa Cruz, amata per i suoi spot dai surfisti di tutto il mondo. Tutto questo prima di arrivare a San Francisco, che ti rapisce con le sue colline quasi impossibili da scalare, i pier frequentati da turisti e lavoratori della vicina downtown, l'isola di Alcatraz tristemente famosa per il suo penitenziario, e poi lui, il maestoso e bellissimo Golden Gate. Ed è proprio qui che ha fine il nostro sogno on the road, un racconto che è la somma di 2 viaggi fatti in meno di un anno e che ci ha portato a visitare gli States da costa a costa. Sono tante le città, i paesaggi e le emozioni che per esigenze video sono rimasti nella mia testa e non ho potuto raccontare. Gli Stati Uniti sono enormi e raccontare tutto sarebbe stato davvero troppo. Ma chissà, magari in un altro video. A presto.